Cari amici modellisti, buongiorno, bentornati sul canale. Siamo oggi alla seconda parte di questa costruzione e prima di partire volevo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato col primo episodio. Grazie di cuore a tutti e vai con la sigla. Ci eravamo lasciati col primo episodio, il completamento del motore, del radiatore e in linea di massima del telaio. Off camera ho dato una mano di cromo vallejo sul prossimo pezzo che andremo a montare e ho incollato i fendinebbia. Per farvi capire bene, gli ho tolto quell'estremo specchio che ha il cromo, ok? Non so se si riesce a vedere. E il cromo non va, non è che potete prendere una parte nera e verniciarla col cromo e ottenere l'effetto specchio. No, il cromo va dato su parti già cromate per aumentare il realismo, togliendo un pelino di luce, ecco. Altra cosa che mi era stata chiesta su come incollo le parti vetrate senza creare aloni. Allora, c'è, volendo, la Contacta Clear della Revell che comprai qualche anno fa, infatti è piena di polvere, che però non mi piace parecchio, cioè non mi piace per niente. Uso io della Tamiya l'Extra Thin Cement, che è quella a tappo verde, che ha il pennellino ultra fine. Con il pennello ultra fine e la figata di questa colla qua, che essendo molto liquida, basta semplicemente andare ad appoggiare il pennellino nella parte tra la plastica e il vetro e automaticamente la colla viene presa da tutta la battuta. Così facendo incolla perfettamente e non lascia aloni o residui di colla sulle parti trasparenti. Detto ciò, si va avanti con la costruzione. Partiamo dal paraurti, poi facciamo i serbatoi, scalette, cerchi e via dicendo. Altro motivo utile per il quale verniciare dopo con una passata di cromo sono questi difetti qua, che sono dovuti in parte alla colla, vabbè, ok, ma anche all'attacco del pezzo nella stampata, che per forza di cose, andando a tagliare, poi rimane il segno, entrambe le parti. Per farvi capire la differenza, quello che ho in mano con cromatura originale è molto più plasticoso, questo sembra metallo vero. Poi chiaramente, torno a dire, giusto o sbagliato che sia, non posso giudicarlo io trovo che sia molto comodo. Passatina di cromo velocissima, molto leggera. Qui abbiamo un altro dei misteri della Revell, che su tutti i modelli fanno le scalette cromate, già cromate di stampata di fabbrica, e qua fanno addirittura in due pezzi, uno bianco e uno nero, quindi dovremo andare ad agire con primer grigio e poi cromo, chiaramente non ottenendo un effetto specchio come i serbatoi e il paraurti per esempio. Primerizzate anche le scalette, andiamo a dare qualche mano di cromo. Allora, come vi dicevo, il risultato chiaramente non è dei più eccellenti, perché ovviamente su due superfici diverse con lo stesso colore si ottengono due risultati diversi, soprattutto con una vernice cromata. La trovo una cosa assurda, in quanto paraurti, scalette, serbatoi nei camion e cerchi solitamente sono parti che sono correlate tra di loro per quanto riguarda i colori, e quindi non vedo perché andare a fare su tre stampate diverse serbatoi
scalette e paraurti e cerchi, ottenendo così dei risultati un po' scarsi. Non posso farci niente, quindi non è che me la prendo più di tanto, però sono cose che secondo me si potrebbero evitare facendo una stampata unica. Detto questo, fatta questa lamentela, non ci perdiamo d'animo, continuiamo la nostra costruzione piazzando scalette e serbatoi. Fermi tutti, dimenticavo un dettaglio importantissimo: serbatoio, ovvero i fascioni andiamo a mascherare e farli neri, perché i fascioni solitamente sono neri che tengono su i serbatoi, per cui let's go. Solitamente io per fare questo tipo di mascheratura prendo del classico nastro da carrozziere, da imbianchino, chiamatelo come volete, e taglio delle strisce, non importa se dritte o storte, l'importante è che da un lato siano il più dritte possibile. Facendo queste strisce e soprattutto attaccandole al tappetino da taglio, vado già a togliere un po' di colla, che così sono sicuro non mi andrà a rovinare la verniciatura precedente su quella sottostante, così da non essere troppo invasiva, da mascherare il giusto ma da non essere troppo invasiva. Vado a fare questo lavoro qui, andiamo a rasare bene il bordo. È un passaggio che richiede molta pazienza, ma che alla fine regala un gran bel risultato. Ed eccolo qui il nostro serbatoio incartato, pronto per essere pittato di nero anche lui. C'è anche lui, solo le fasce. Cerchiamo di stare il più perpendicolari possibile per non far lavorare troppo eccessivamente la mascheratura, che è pur sempre solo nastro. Ok, la vernice è asciutta, andiamo a smascherare e vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro. Eccolo spacchettato. Allora, direi che così con i fascioni neri ha subito un altro aspetto. Si dà il caso che io abbia appena avuto una botta di fortuna, perché l'altezza del cappello della squadra è perfettamente identica all'altezza dello scalino del serbatoio, pertanto appoggiando il serbatoio sul cappello della squadra mi porta perfettamente le due staffe a combaciare a 90 gradi sopra il longherone. Tutte le parti sono montate, comprese anche i pezzi dell'altro lato. Ho dovuto spessorare tutto affinché rimanesse tutto perpendicolare al piano di lavoro, e questo è il risultato. Ok, parafrasando in egramaro, mentre tutto scorre, o meglio nel nostro caso mentre tutto asciuga, iniziamo a preparare le gomme anteriori con i loro cerchi. Partiamo dal dividere la gomma che servirà a noi dalla sua, diciamo così, non so, madre di fusione all'interno, una rottura di scatole, dividere tutto questo perché si rischia veramente di tagliare la gomma con il bisturi. Comunque ce l'abbiamo fatta. Allora, dando un'occhiata al manuale, è abbastanza deludente il montaggio delle gomme, specie quelle anteriori. Abbiamo questo cerchio a battuta nel quale andiamo a posizionare la nostra borchia e basta. Cioè qua rimane vuoto, secondo me potevano farlo meglio. Vabbè, su quelle posteriori ho visto che il sistema è migliore, non è bellissimo da vedere, da costruire, non è divertentissimo, ma se non altro è migliore. Qua lascia un po' a desiderare. Comunque, allora, come detto prima, la parte posteriore secondo me è fatta meglio. Abbiamo il primo cerchio, il suo mozzo che ci permetterà poi di distanziare i due cerchi e di far girare l'asse, il distanziale, e infine il cerchio cromato che andrà a posizionarsi qui. Giriamo al contrario
e piazziamo la gomma, quella più vicina al telaio. Una volta fatto ciò, giriamo e abbiamo il nostro semiasse pronto. Una cosa furbissima è questo perno qua, che avendo questa battuta ci permette di non incollare la parte più lunga, ma di incollare solo la parte più piccola, più corta. La battuta fa in modo che la colla non vada a finire per sbaglio là sotto, e questa è una cosa che sugli 1.24 purtroppo non c'è, ed è sempre un problema da gestire. Bene, direi che anche questo è pronto per essere verniciato. Tutto montato e verniciato a posto. Ho dovuto alesare tutti i fori dei mozzi, addirittura davanti da 5,5 e al posteriore da 6,5. Adesso sì che inizia a rendere l'idea di quanto sia grande. Ahimè, altri due pezzettini che dovrò fare come le scalette sono i fender del primo asse, che speravo fossero nella scheda delle parti cromate, invece mi toccherà fare primer e poi dare il cromo sul grigio. Alternative non ne ho, quindi l'unica alternativa, se vogliamo, era farli neri, però neri non mi piacevano, allora li farò come le scalette. Pazienza. Anche questi, peccato, perché sono veramente bellissimi, anche questi ricchi di dettagli, però vabbè, ci adattiamo, non è un problema. Ok, ho primerizzato i due fender nell'attesa che asciughino. Mettiamo un attimino da parte il nostro telaio, che praticamente è finito, e ci dedichiamo ad un altro dei miei passaggi preferiti, ovvero gli interni. Anche se guardavo adesso dal manuale delle istruzioni, non abbiamo poi molta roba da fare. La parte interna della cabina, che è già un pezzo unico, compreso le staffe terribili dei sedili, che proprio non sono per niente belle. Poi abbiamo quindi da montare i sedili, i 3 pedali più la leva del cambio, la dashboard, che poi monteremo, probabilmente la faremo di un altro colore, il volante e stop. In 4 passaggi, esclusa la verniciatura, e dovremo finirli. Interni dal lato tecnico un po' scarni, però speriamo che il livello di dettaglio sia adeguato. Volevo farvi notare una cosa che ho scoperto, che in questo 1.16 è compresa la radio CB, che per tutti gli altri modelli era da costruirsi in autonomia. Bella bella bella. Eccoci qui, ho provveduto a staccare tutti i pezzi dalle stampate. Come vedete, i pezzi dei nostri interni sono tutti qua, e come premesso, a livello di lavoro è un po' scarno da fare, vabbè, ma non ci lamentiamo più di tanto. Non so se si riesce a vedere dal video, ma la dashboard, la plancia è effetto legno, ruvida, con la texture del legno, molto carina. I sedili non sono nulla di che, sono sedili. L'interno della cabina ha già varie parti prestampate, ovvero le manovelle dei finestrini, il posacenere, ha degli effetti tipo cornice carini anche. La tenda è finta, però è fatta bene. Però la chicca sta nel dettaglio della leva del cambio, che è davvero realizzata in maniera impeccabile. Abbiamo lo split con i 2 tubi, tra l'altro il primo è veramente poco più di un capello, in più il CB di cui vi parlavo prima, che togliendolo dalla scheda ho notato che sia sul microfono che direttamente sul CB è incisa la scritta Midland, la marca del CB.
anche qui tanto di cappello. Quello che c'era da vedere l'abbiamo visto. Io ho già sbaffato tutte le parti in eccesso e gli errori di stampata che c'erano, sia sulla cabina che sulla dashboard, che sedili e sui vari dettagli. Qui abbiamo il volante, che non vi ho fatto vedere, anche molto bello. Volante simil calice, con i bulloni a vista, le cesellature, davvero anche lui ben fatto. Qui il piantone niente di che, comunque c'è anche lui. Vi risparmio la fase di primerizzazione e ci rivediamo dopo per i dettagli e il montaggio della cabina. Ok, abbiamo tutti i nostri pezzi primerizzati: cabina, plancia, sedili e vari dettagli. E non sapendo alla fine come comportarmi come colori, ho deciso di stare al manuale, quindi o meglio, in linea di massima, di rimanere sui consigli del manuale, utilizzando i colori che avevo in casa. Quindi andrò ad utilizzare il wood, il 71077, per fare la plancia, quindi simillegno. Poi questo medium gunship, che è un grigio, 71097, per il cruscotto. 71057 ormai fidato, il nero per quanto riguarda i sedili. E siccome il mezzo fuori sarà rosso rubino, farò gli interni in bloody red, facendo però prima una prova per vedere che non sia troppo aggressivo, ecco. In caso non mi piacesse, perché sto facendo tutto in diretta, in caso non mi piacesse opto per un colore grigio più tenue per quanto riguarda l'interno della cabina. Il volante sarà nero con le razze cromo e il resto nero classico, pedali neri, radio nera con qualche dettaglietto e la leva del cambio anche nera. Forza e coraggio, facciamo la prova con questo bloody red 72710. Dato che ho anche primerizzato l'esterno, faccio direttamente la prova sull'esterno, così mi tolgo tutti i problemi. Non è che mi convinca proprio al massimo. Non posso neanche dire la lascio in sospeso e inizio a fare il resto, perché questa è una delle prime parti che voglio fare, quindi mi mette male adesso la scelta, sinceramente. No, alla fine non mi convinceva per niente. Ho ricarteggiato e ridato il primer. Credo che starò su un grigio più chiaro, più o meno come quello del cruscotto alla fine, perché avevo paura poi, cioè stonava, secondo i miei gusti stonava veramente troppo, c'era veramente troppo rosso, quindi meglio di no, ho preferito evitare. Allora, ho iniziato a dare il colore ai sedili ed ho notato una cosa che non avevo visto prima. Guardate attentamente sul poggiatesta la piega della pelle che sono riusciti a dare al sedile. Ecco, un dettaglio che mi è saltato all'occhio solamente quando stavo stendendo il colore. Con l'aerografo stavo seguendo proprio le linee dello schienale per dargli la sfumatura giusta. Ho visto questa texture divina fatta veramente con il colore steso, e il sedile cambia veramente aspetto, pazzesco. Qui do prima la parte in legno e in seguito, una volta asciutto, vado a mascherare e faccio poi la parte cruscotto, diciamo la parte in plastica, diciamo così, in plastica grigia. Alla fine ho optato per il medium gunship, che è più tenue, un grigio pastello, anche se probabilmente è un colore più moderno rispetto
al modello in questione. Ho mascherato la tenda della cuccetta. Al massimo potrei lavorare sulla profondità, aiutandomi con delle velature di colore più scuro, magari un'altra tonalità di grigio, giusto per dargli un pelo di profondità in più e di tridimensionalità in più alla cabina. La parte bella anche di rendervi partecipi durante la costruzione è che non c'è quasi mai nulla, se non le basi, diciamo, le cose principali. Non c'è quasi mai nulla di stabilito a tavolino. Sviluppo sempre il progetto in corso d'opera, ecco. Cambio idea sulle cose da fare e questo secondo me è divertente. Adesso, visto che le sfumature sui sedili con il 71057 mi sono piaciute tantissimo, provo a velare con bassissima pressione anche con lo stesso colore gli interni. Proviamo, seguendo sempre la linea della texture. Ecco, sì, mi piace già molto di più. Spero che si noti dal video, ma così lo apprezzo già molto di più rispetto al pavimento. Vedete, le sfumature più scure hanno già dato subito un altro aspetto agli interni. Bene, procede bene. Visto che ci siamo e che male non fa mai, voglio provare a dare un colpo anche di sepia, che aggiunge anche qui un tocco di realismo in più. Anche un colpetto sui sedili. Ecco, dai sedili riesco a farvi capire meglio. Sì, mi piacciono. Fatta anche la giunta del pavimento, vado a smascherare la tenda con molta calma. La tenda è anche fatta bene come il resto degli interni a livello di rifiniture, di texture. Direi che sui tessuti hanno fatto un lavoro eccellente. Ecco qua la nostra cabina che sta prendendo forma. Il nero qua sui pannelli ancora, essendo dato a pennello, è ancora bagnato, quindi ha un effetto non dei più carini, però è riuscito bene. Ok, tutti i pezzi sono verniciati, rimane solo più la dashboard che deve ancora asciugare. Intanto iniziamo a mettere i dettagli degli interni. Questa leva del cambio che è assolutamente fantastica. Alla fine, per quanto riguarda la plancia, sono ritornato indietro sui miei passi, l'ho rifatta grigia come il cruscotto. Questo perché c'era la decal che era ben fatta e ho deciso di utilizzare la decal. Ok, abbiamo messo il nostro decal fix e andiamo a mettere la seconda parte della plancia. Perfetto. Il decal fix è un ottimo prodotto per le decal, però dovete stare molto attenti perché
incolla subito, quindi avete pochissimi secondi per spostare la decal con il bisturi, con le dita e quant'altro. È veramente fortissimo, molto tosto. Abbiamo il nostro cruscotto. Una cosa che notavo è che non ho idea di come nella realtà si riesca a passare per andare in cuccetta, perché ci sarà, non mi passa il dito, quindi ci sarà 1 centimetro circa, vuol dire che tra un sedile e l'altro nella realtà ce ne sono 16, ma 16 centimetri mi sembra veramente pochi. Però se, boh, non so, probabilmente nella realtà si giravano i sedili, non ne ho idea, mi sembra un tantino stretto lo spazio. Comunque questo è quanto. La nostra radio ECB non è indicato dove metterla, non c'è nessun alloggiamento, quindi si può mettere un po' dove ci pare. Io la metto subito, immediatamente dopo la metà del cruscotto. Ultima pennellatina di colore sugli interni, alle bocchette usiamo il nostro fidatissimo Colibri 0, il più piccolo che fanno, che ci aiuta nelle parti più delicate, e poi andiamo a presentarlo sul telaio. Ecco i nostri interni montati sul telaio, direi che inizia a prendere forma. Gli interni sono rimasti puliti, sono molto soddisfatto di come sta venendo, mi sto divertendo sempre di più. Io ringrazio tutti voi che supportate il mio canale, seguite i miei video, un enorme grazie come sempre. Il video di oggi finisce qui, la seconda parte finisce qui, ci vediamo poi prossimamente per la terza, credo ultima parte, dove faremo le parti rimanenti del motore e tutta la verniciatura della cabina e più i dettagli. Io vi rimando al prossimo episodio, un grande saluto a tutti, ciao!